e giù. E quando cado faccio questo, mi giro verso di lui, faccio questo, 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 questo. C'è di tutto. Il Sifu, il maestro, si alleni e sudi. Ti schiaccia, poi tu devi sostenere il tuo peso e anche il suo in realtà. Negli scorsi episodi sono andato a provare una lezione di Wing Chun, tuttavia essendo ovviamente le prime armi non è che potevo farvi vedere chissà che tecniche proprio perché non ero capace. Quindi oggi ho deciso di portarvi una lezione completa di Wing Chun solamente per il corso istruttori che sta allenando il Sifu Gianluca Fumarola. In poche parole vedrete finalmente una lezione di Wing Chun per avanzati, quindi tante tecniche e tanto sparring. Metti la cera, togli la cera. La cera la metto. Daniel San. No, Daniel San. Ma può servire comunque il principio del gomito anche tipo per le cose che si fanno, no? La lezione che abbiamo fatto l'ho osservato, ti ricordi che poi gli ho detto guarda che non spingi, non hai chiuso la porta. Non è spinta. La porta non è spinta col gomito, ti ricordi? Però sembra una cazzata, ma da quando mi hai spiegato tutta sta questione del gomito, io faccio attenzione persino alle cose, cioè ogni tanto mi metto da solo come uno scemo per vedere, ma se spingo così, se alzo una roba facendo... cavolo. C'è il principio dell'economia di movimento, cioè io faccio un movimento, devo farlo con la forza che richiede il movimento. Certo. Non di più né di meno. Però vedi, se non c'è qualcuno che te lo spiega prima non ci arrivi da solo, no? O magari lo fai involontariamente, perché molti magari lo capiscono. Sei anche predisposto, Io vedo tanta gente comunque anche che avendo allenato pugilato, vedevo la gente che arrivava e ti capitava magari quelle 2 persone su 50 che tu gli spiegavi una volta e già mettevano i principi del pugilato, già alla spalla, spingere è incredibile. Dipende dalla persona. Però è l'eccezione quella. Sì, ci sono persone che dopo 2 ore, poi dipende anche come gli viene spiegato, riescono già a fare un po' di cose per danneggiare alcuni elementi, anche principi. Altri che dopo un anno ancora, una volta un ragazzo mi ricordo, tirava i pugni così. Mi raccomando, nella linea è così. Io cosa sto facendo? Faceva così. Quindi c'è anche della consapevolezza, siamo tutti diversi, quindi ognuno. Spoileriamo velocissimamente. Spoiler! Qui c'è la tecnica, come si utilizza, tutte le tecniche. Ma pure colori, spettacolo. Sì, questa è la versione deluxe. Questa è per gente ricca. Questa è per gente ricca, sì. Non vogliamo poveri a fare Wing Chun. Ma abbiamo già Wing fatto. Chun non è uno sport per poveri. Ma no. Ip Man era arrivato a farsi pagare tanto. Ip Man. La qualità si paga come ogni cosa. Ma più che altro era un filtro per vedere chi realmente era intenzionato. Lo faceva anche Gurdjieff. Gurdjieff faceva la quarta via di Gurdjieff, che è un percorso che ha fatto anche Battiato, pochi sanno. Costava tantissimo perché era un filtro. Certo. Quindi poi ovvio ci deve essere sempre, non è che poi... Tanti invece cosa fanno? Aumentano il livello monetario, nel senso devi pagare tanto perché la gente pensa cavolo pago tanto, poi vai lì e di qualità. Chiaro. Ci deve essere un equilibrio. Però anche lì quando c'è poi veramente la qualità, uno pensa ma pago un'ora di... Tu non paghi un'ora di lezione con qualcuno, tu paghi 27 anni. 27 anni di quello che ha imparato l'altro e sta cercando di trasmettertelo in un'ora, è diversa. Poi la cosa difficile, sai cos'è? Che ogni persona è diversa, quindi il maestro perché è un maestro? Perché capisce com'è la persona e quindi si aggancia alla persona e trova i metodi, sia parlati che muovendosi, per fargli entrare dentro i concetti. Perché se no io ti posso dire guarda il pugno devi tirarlo col gomito, cioè in realtà non ti ho detto niente e devo trovare il modo di farti fare il movimento giusto
in base a come sei stato processato tu mentalmente. È difficile, Chiaro, ovvio. Salutiamo il maestro Ipman. Salutiamo i maestri. Ok, adesso salutiamo noi. Allora, iniziamo col Cisao. Vieni Cristian. Allora, iniziamo col Cisao e iniziamo subito a mettere pressione. Quindi lo usiamo come riscaldamento, senza attacchi per adesso, dovete avere la percezione delle gambe. Possiamo fare questo. Tac. Giocate sul fattore, dopo un po' che vi siete scaldati, giocate sul fattore energia, cioè togliere l'equilibrio, potete usare anche la Yuma. Poi ti faccio, perché dal video non si capisce, poi ti faccio sentire le forze che ci sono in gioco, perché dal video sembra che... Chiaro. Iniziate a spostarvi, dai, fate i passi meno, fate... Questa sarebbe già una sessione di pre-sparring, no? Sì, è un po' riscaldamento, sì, qui c'è ancora c'è ancora molto contatto, nel senso che partono già attaccati. Ok. Poi si va a step, ci si stacca, si riattacca, si stacca e poi si parte da staccati, buona. Ok, solitamente per quanto lo fai fare questo riscaldamento? Ma questo riscaldamento qua lo faccio un quarto d'ora, poi si parte subito, non è... A parte che alcuni hanno fatto la lezione anche dopo, quindi sono già caldi. Con le coppia, con le mani. Questo esercizio praticamente viene contemplato. Il CISO, che vuol dire magna appiccicose, è un test dove si testa la padronanza dei principi, cioè qui l'allievo testa se riesce a mantenere il gomito fisso, spingere con i piedi, avere la linea centrale. Quindi se durante l'esercizio non è focalizzato su queste cose qua, inizia a sbracciare, non va bene. Ok, perché perde la tecnica. Perde la padronanza del principio, perché poi la tecnica si può anche sporcare. Cioè posso anche mettere un dito nell'occhio col gomito fisso. Ma l'importante però col principio del gomito. Sì. Okay. Quindi c'è tutto. C'è la finalità comunque, perché vedo ogni tanto che cercano di toccarsi comunque andare ad un obiettivo. Sì, guardi, Cristian, un attimo, scusami. Allora, la finalità dell'esercizio, in realtà io cerco di andarlo a prendere e lui cosa fa? Cerca di non farsi prendere mantenendo il controllo, perché se lui mi viene a prendere, io faccio questo, non ho controllo e allora lui può ricaricare. Quindi io cerco, è un po' come il gioco nel libro, lo spiego come il gioco degli scacchi. Quindi il gioco degli scacchi è nato perché per un'esigenza di guerra. Quindi io cosa faccio? Cerco di deviarlo e lo controllo. Quando lui si muove sento e vado a prenderlo, però sempre con controllo. Chiaro. Purtroppo questa cosa non è stata capita e quindi ci sono delle persone che allenano questo esercizio senza pressione. Cioè, faccio così, così si vede che non c'è nulla, guarda, faccio così, a un certo punto io attacco, ma così non ha finalità. Okay. Quindi c'è l'assenza di pressione e la pressione solo nel momento dell'attacco. Allora, guarda, se io faccio una cosa di questo genere, no, lo metti proprio questo, no? A un certo punto faccio sta roba, no? Così non ha senso. Perché? Okay. È come se io lo devo attaccare da box e l'energia rimane tra me e lui. Lo attacco così. È qui l'energia. Ok. Invece se io vado a prenderlo, è come se da qua cerco di dargli un problema. Ok. Che è così diverso. Ed è la situazione di difesa personale, non sport, di difesa personale che per forza capita. Cioè una persona, se lui mi attacca, devo cercare di andargli vicino. E qui c'è tutto, C'è vomitata, spazzata, posso fare qualsiasi cosa. E l'esercizio è propedeutico e funzionale per andare
al combattimento, ma non è un combattimento, Ok, quindi è un addestramento. possiamo dirlo giusto per fare un po' di chiarezza, tante persone lo fanno nell'altra maniera, ovvero senza la pressione costante. Tante persone lo trasformano in un esercizio standardizzato, ovvero da qui, primo attacco, tu fatti prendere. Adesso tu dimmi questa roba qui in un contesto di difesa personale quando la utilizzi. No, penso mai. Mai. Sì, sì, sì. Ok, secondo attacco, cosa succede? Lui si para dal primo, secondo attacco. Quindi diventerà l'esercizio. Così l'esercizio mi porta A uno una schema, a uno schema. ma a una strada lontana dalla difesa personale. Invece il vero CISO è io spingo con le gambe, ti ricordi la spinta? Sì. Verso di Me la lui. ricordo molto bene. Spingo verso di lui e lui cerca di fare qualcosa attraverso la sensibilità che si acquisisce anche attraverso altri esercizi, di togliermi l'equilibrio, poi si può camminare, si può, adesso lo enfatizziamo un po' di più, si può fare tutto, ma è una situazione dove di difesa personale sono qua, devo controllargli le braccia, però sempre con controllo, sempre. Ok. Ed è la fase finale di un combattimento, la fase iniziale è questa, oh che cazzo vuoi, guarda, cioè il corpo poi agisce in modo automatico perché vai a stimolare, vedi noi ci alleniamo con le magliette, no? Perché? Perché c'è la pelle praticamente viva che va a essere stimolata attraverso 3 nervi, il mediano, l'ulnare e il radiale. Quindi cosa succede? Io vado a stimolare questi nervi in maniera tale che quando lui mi tocca il nervo mediano io farò alcune tecniche. Quando viene sollecitato il livello, il nervo radiale farò altre tecniche e da qui si crea l'automatismo. Chiaro. Perché? Molto importante questo, perché si usa anche nel pugilato, ci sono tantissime tecniche dove colpisci sotto e devi fare una serie di cose con il braccio. È che la ti ha stessa colpito. cosa, Certo. è uguale. Solo che qui è semplice perché praticamente sei già attaccato. In un contesto reale, metti il braccio così, in un contesto reale la sollecitazione avviene per qualche centinaia di millesimi di secondo, cioè tu lì devi già fare qualcosa. Cioè voglio prenderti, tu qui devi già aver fatto qualcosa. Se no succede questo, tira un pugno, vai, paxalo. Chiaro. Oppure cosa succede? Tira il pugno, faccio passo al volo, non ce la faccio. Quindi quando vengo sollecitato io devo fare subito qualcosa e lo apprendi attraverso l'esercizio che non è, purtroppo tanti lo standardizzano ma non puoi. Poi ti faccio provare perché Sì. dal video Perché sono curioso anche di provare. non si percepisce la spinta, io sto spingendo tanto verso di lui. Se lui si toglie però in questo momento e rimani sempre là. Sì, Però se guardi, ti aiuto con la videocamera, guardami i piedi. è la stessa cosa che dopo provo con te perché se lo provi già con una persona ed è la stessa cosa della spinta, uguale identica. Questo è un addestramento, un allenamento che se iniziamo a mettere un po' i passi, iniziate un po' a muovervi. E c'è sempre controllo. Vai, bravo. Vai. Tac. Vedi come la stabilità in realtà è importantissima perché se siamo sempre qua, vai, Va indietro. calcola che non stiamo usando i calci, Ok. il livello più avanti sono i calci. Oppure cerco di fargli fare un passo, faccio questo, 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 questo,
C'è di tutto. Poi c'è un dispendio energetico che è diverso. Sì, c'è un dispendio energetico diverso, dopo ti faccio sentire. Perché è come se c'hai sempre la roba da tenere su. C'è una pressione, sì. E dopo voglio provarlo. Passettino, guarda. Oppure le spazzate. Le spazzato là, questo e giù. E quando cado faccio questo. Mi giro verso di lui. Non faccio così perché posso cadere, tanti me l'hanno detto, no? Ma sta a terra. Questa roba qua non va bene. Cerco di girarmi così e di utilizzare le sue gambe. Ok. Qua io in realtà cosa voglio fare? Voglio portarlo giù. Devo portarlo giù e colpirlo, perché non sono bravo, cioè non faccio un Brazilian Jiu-Jitsu, quindi magari che ne so, cado per terra, lui fa il Brazilian Jiu-Jitsu, ma annoda. Io invece cerco sempre di colpirlo. Punto le gambe, voilà. Cerco di colpirlo. Poi si cerca sempre di non cadere per bocca. Certo. Questo lo faccio fare con la mia. Bravo. Guarda, ok. Ok. Qui si capisce il peso indietro. Qui serve quel peso in avanti, cadevo. Per quello lo mantenevo indietro. Ce l'ho dietro, vai. Guarda. Crack. Occhio. Una pressione, ok, via. Allora, porta questo bene che sfonda. Sì, questo bene che sfonda. Vecchietta. Vedi che sembra più difesa personale così. Ma è incredibile un'altra cosa, Sifu, è il fatto che tu riesca a dargli comunque consigli mentre sei sotto stress. Cioè questa è una roba... Perché io gli sto insegnando. Perché io sto notando le cose che non è facile. Io gli sto insegnando, tutte le volte mi fermo. Guarda, qui, guarda, bravo. Calcio. Sì, però non è che ti fermi e diventa passiva la cosa e lui si ferma. Lui continua e tu continui a dargli... Calcio, ok. Sono andato a bene. Cosa si prova a fare Cisao con il Sifu? No, prendere fiato dopo. È pesante, si sente la pesantezza quando lo spingi? Senti dolore alle gambe perché ti schiaccia. Quindi tu devi sostenere il tuo peso e anche il suo in realtà. È una pressione continua. Da quanti anni è che ti alleni col Sifu? 15. Porca miseria, quindi sono 15 anni che tu fai sti lavori con lui. Sì. Mamma mia. E noti la differenza perché hai un grande dispendio di energia, poi con le varie persone con cui ti rapporti hai più o meno dispendio di energia. Per me con lui è micidiale. Devastante, vero? Sì. Meno male che non si sudava nelle lezioni di Wing Chun. Con furia, pack. Calcio.
Faccio qua, ok. Vai dietro, cazzo, bravo. No, male. Lo so. Chiudi la gamba. Gamba. No. Calcio. Tu guardavi in faccia. Noti in questo caso in Damiano che lui cerca di voler fare qualcosa, quindi ha intenzione di fare qualcosa. Sifu invece si lascia fare. Quindi è un po' come se lui continua a mantenere una spinta, un'energia continua, ma il suo corpo si può muovere, spostare e lascia che le cose accadano, è difficile da spiegare. Infatti non c'ha l'intenzione Sì, di... guarda, se li guardi in faccia lo capisci. Vai. Vai. Spingi con quella lì. Se sei più basso, ti come qua. No, Di qua. ok, mi fai scivolare qua. Ok. Mi sta in questa cosa. Pazza. Questo. Ah, ok. Ok. Perché è sono stata qua? Ok. La cosa strana è che guardando queste cose, soprattutto magari non durante gli esercizi perché sono standardizzati, ma a guardare questo tipo di Cisao viene da dire non è Wing Chun. È vero, mi viene da dire che sia lotta Bravo. con un po' di striking dentro. Infatti chi non è mai arrivato non a questo livello, ma a questa conoscenza, questa esperienza, in realtà vede Wing Chun solamente in un gruppo di tecniche, il Tansa, il box o il Biusao. Al di fuori di quei movimenti tecnici, per chi non è arrivato qui, non è Wing Chun. In realtà Wing Chun è un mezzo per utilizzare meglio il corpo, quindi se voglio tirare una gomitata girando, la tiro. Rispetto ai principi del Wing Chun, sì, allora quello è Wing Chun. Chiaro. Non è che solamente perché fai Tansa o perché, che ne so, perché sei bravo a fare la forma, allora sì. Devi fare quello per forza, certo. Come nella box. La box nasce con delle tecniche, delle skill predefinite. Certo, ma poi metti le finte, bravo, metti le... bravo. i Poi man passetti. mano che tu vai avanti, il tuo corpo lo utilizzi come vuoi. Il pugno può essere più o meno sporco, per esempio. Il Kung Fu è uguale. Cioè, come hai detto tu in un video, no? Se no ci chiudiamo, vieni un attimo Damiano. Se no ci chiudiamo dentro sta roba qua. Ma questo avrà un significato. Cioè, se io devo sensibilizzare il mio corpo, quando lui arriva, io devo sentire, ma devo sentire un qualcosa che mi mette in difficoltà. Non in un contesto controllato dove l'altro fa il movimento del pugno, non è un pugno, e mi posso permettere di fare qualsiasi cosa. Il Sifu, il maestro, si alleni e sudi. Ecco, questa è una cosa importante che Io mi alleno. devo riconoscerla, è strana da vedere. Venendo da un ambiente di pugilato, Io mi sono Muay Thai, sentito chiedere a loro, io mi sono non sempre- ci sono maestri che fanno sparring o tecnica con gli allievi. Cioè sono pochi quelli che lo Ma fanno. no, si fa. Devo... Io dico sempre che è un po' quella sindrome da cazzo. Perché perché, mi hanno, prendono, ma non è un... perché hanno paura che si rovini il mito del il maestro deve essere più bravo. Non è vero. No. Il maestro è Io bravo penso quando... che tu sei felice se dopo 15 anni lui diventa più forte di te che l'hai allenato te. Certo. Cioè, voglio dire, l'hai forgiato te, no? Per dire. Allora cosa lo creo a fare? Esatto. Cosa gli insegna a Se fare? io poi creo un qualcosa di cui ho paura, cosa fai come il golem, no? La leggenda del golem, che lo crei... Allora non creare nulla. Sai perché? Gli altri sai per cosa lo fanno solo? Lo so. Poi... Già. Ma poi... Se diventa più bravo, cazzo, dopo non mi paga più. È già bravo. Guarda, il mio maestro mi ha detto, no, Sifu Danesino una volta mi ha detto, io mi alleno tanto, corro veloce e vado avanti. Tu
ti devi allenare tanto e corrermi dietro, i tuoi allievi devono fare la stessa cosa. Quindi in realtà diventi molto bravo, ma non bravo perché sei bravo a picchiare, diventi molto bravo a padroneggiarti se ti alleni tanto, ti alleni tanto. Cioè, mi ricordo che eravamo a Porto Romano, lui arrivava la mattina, io dormivo in palestra, oppure la mattina alle 6 col palo. Cioè, sì, se no non riesci a coltivare delle energie. Cioè, se io salto la corda, no? Certo. Dopo 3 ore di corda, l'energia cambia, non è più fisica. È vero. Il Kung Fu è L'ho così. notato nella corsa, l'ho notato. Io ho fatto un video, adesso lo metterò, 4 ore di allenamento all'uomo di legno. Ho cambiato 2 magliette, mi fermavo solo per bere. L'energia che senti diventa diversa. Non è più fisica. A me è capitato, sai perché riesco a capire quello che mi stai dicendo? Mi è capitato diverse volte di correre, andare a correre tanto, che arrivo dopo 7 km non ce la faccio più, all'8° sto morendo, al 10° sembra che sono di nuovo fresco. Sì, quella è anche una cosa. Sto usando un'altra biochimica. energia. Sì, Esatto. utilizzi altra energia, ma è così. Vero. E tu quando inizi a utilizzare quell'energia è là che devi. Spingi. Il Kung Fu è come chi forgia le spade. Prendi il pezzo di ferro, quando diventa incandescente inizi a dargli la forma. E così deve fare il maestro. Quindi, sì, loro perché sono rossi? Si stanno forgiando. Che poi, sai cosa vuol dire? In cantonese vuol dire picchiare. Picchiare? Sì, ta già, dit vuol dire cadere, da vuol dire picchiare, già vuol dire vino, no? Ditta già. Sì. Quindi mi sa che mi è rimasta da Hong Kong. È diventato un meme. Allora, adesso iniziamo a colpire dalla base del collo fino all'ombelico. Diventa una specie di cuscino, okay. Stessa roba. Solo che siamo ancora attaccati. Adesso qua diventa difficile perché? Perché quando lui mi vuole colpire io lo devio. Non oppongo forza. Oppure, che ne so, cerco di non farmi prendere. No. C'è uno dei principi è il triangolo. Quindi qualsiasi attacco mi arrivi io lo devo buttare fuori. Non devo assorbirlo io. E lo fai anche spostando le gambe, i piedi? Posso anche spostarmi o non spostarmi. Oppure, vai. Cerco di farmi uscire fuori, guarda. Hai visto? Quindi non assorbo il colpo. Poi, da questo ci si stacca. Okay. Poi c'è un altro pezzettino. Ok. Quindi sempre vai. Ok. Dico, no, ma e noi in realtà lo facciamo condizionalmente, ma in realtà è una cagata perché c'è uno dei principi che colpisco quando posso. Ma guarda, no, avete notato come parla mentre viene colpito? E io parlo quando potrà lui. Ma a livello psicologico non ti butta un po' giù questa No, cosa? abitudine ormai. Il cubbio eminente che sta arrivando. Esatto. Lo senti? È quello che dico. È molto. Arriva. Ok, giusto. Ti ho risparmiato via. Vai. No, pugno qui. No, sotto. No. Vai, sei stanco. Non vedeva l'ora. Il Silvio Damiano. Oh.
faccio in più del tuo. Oh, No, ho preso il sifu. Come mettere zizzania? No! L'ha toccato! ho fatto un montaggio. Photoshop. È un filtro. Un filtro. Si chiama Stoccamento. Mamma mia. Pac. Cambia l'energia. Appena mollo. Appena molli, babalà. Cavolo. Tu parti da un certo punto, diciamo di collegarti le gambe con le braccia, poi cominci a non farcela più e usi totalmente la forza muscolare superiore, poi non ce la fai più, un po' come dopo che ti alleni molto in palestra. E ti abbandona Sei pieno pure il di acido cervello. lattico e il corpo diventa lento, poi è uguale. Tu l'ho provato. Questo vale per noi. Quelli che dicono che nel Wing Chun non si fa fatica, che sono mezze seghe. No, certo, poi la cosa è, finché lo faceva con lui ha un certo peso, nel senso proprio di stazza. Con te invece che sei E quanto riesci a esprimere. quanto peso spinta riesci a dare? Vabbè, io aspetto che lo fate stancare e poi faccio io. Vedi che si vede la differenza. Chiaro. Qui c'è difesa personale, è controllato, perché tanta gente dice ma non è reale. Ma reale ci andiamo all'ospedale. E poi ti avvicini ma con controllo. C'è sempre quel discorso della spinta, vedi? E la sensibilità di come convogliare l'energia dell'avversario ai lati o in basso. Chiaro. È così. No, ma è incredibile la cosa, come riesci a gestire proprio la cosa che mi hai detto te la volta scorsa. Il Sifu deve saper gestire. Io ho visto dei video di altri Sifu, non faccio noi perché mi interessano. Lui attaccava Che andava indietro. Ma non solo, questa è la parte, cioè nel senso di difensiva, no? Che vai sulla difensiva. Ci sono quelli che invece vanno sull'offensiva Ma proprio no, per anche, compensare. sì. Lui mi prende, prendimi, e bam! Guarda, è normale che io se voglio lo mino, ma che Sifu sarei che ogni volta che sbaglia il bambino lo picchio? Sifu vuol dire papà, guida. Se ogni volta che vengo preso lo massacro di botte, Sì. è perché ho paura. Beh, certo. E quindi tendo voglio schiacciarlo. In maniera, a meno che non c'è una persona che ha più paura di me e quindi lì ci si mena. Metaforicamente è come quando i genitori ti dicevano vai in camera tua senza picchiare. Beh, tu già capisci. bravo. Cioè, più o meno così la sensazione. Io quando facevo allenamento con i PC o anche Sifu Dennis, io lo so che se vuole mi fa molto male, me lo fa capire. Non mi tocca. Perché diventa, cioè qui non abbiamo guantoni, cioè, diventa pericoloso, i denti saltano, tagli il labbro, ti incrina a costo. Quando mi dicono ma non è reale, c'è gente che si è rotta la mano, rotto il braccio, crinata la costola, esploso un ginocchio, facendo ste robe. Quindi non è più figo vedere magari due, non che più figo, dà più l'idea di realtà, magari vedere due con i guantoni, allora poi dal video è poco percettibile. Vero. Adesso proviamo a farlo staccato. Quindi l'idea è, io parto da qua, anche qui, ma la guardia del Wing Chun ti può mettere anche così. Da questa distanza li posso mettere così. Certo è che non posso mettere così. McGregor si metteva con le mani dietro la schiena. È tutta strategia. Vero. È tutta strategia. A me capita magari delle volte, facciamo, che ne so, Jigsaw, faccio così, bam. Vero. Cioè, si può fare, lì sta l'abilità. Se tu entri in uno schema, una volta che tu hai acquisito la forma, e la forma ti serve per capire che muscoli contrarre e che muscoli no, poi la esalti e la fai tua. Non è che io, allora no, nel Wing Chun la guardia è così,
Ho visto poi un'altra cosa, ecco, questa qui è una cosa importantissima. Ho visto il film di Ip Man. Non si dice Ip Man, si dice Ip Man. Perché Man scritto come Superman, quello era Ip Man, non era Ip Man. Allora la gente mi dice: ho visto il film di Ip Man, faccio Wing Chun, che non è Wing Chun, ma è Wing Chun. Lui teneva la guardia così, vedi, tu non hai capito niente perché la tieni da box, ma io la tengo come voglio. L'importante è che ho i principi, gomito, spinta. Quindi adesso partiamo a distanza. C'è una persona, iniziamo così, una persona che boxa, tra virgolette, quindi io faccio quello per strada, che cerco di avvicinarmi e lui inizia a utilizzare i principi del Wing Chun per difendersi. Inseriamo dentro anche la roba là. Noi non lo facciamo da fermi. Me li ricordo ancora questo. Cioè, non la facciamo da fermi, mettiti fermi. Perché se vado a colpire delle braccia ferme, lui se mi vede mi può fintare. Quando vedi che è. Quindi io vado, mi può fintare, mi sparo. Quindi c'è un principio che è il principio dei cancelli. Io attacco solo quando l'altro si muove. Non farti prendere, copriti e basta. Se lui è chiuso in guardia e io inizio ad attaccare, non riesco a prendere, è coperto. Quindi io devo aspettare che lui attacca, quando si apre un cancello vado. Questo è un principio di strategia. E invece vedi delle persone che fanno Wing Chun, vai, facciamo sparring, e fanno sta roba. E non c'è lo so, fa ridere. Su YouTube ho visto un sacco di video Master Wing Chun Street Fight e li vedi che si tirano gli schiavi tipo i gattini, sai proprio. Ma aspetta, ma poi magari fanno anche male, per amor di Dio. Ma se tu fai la forma e fai 20 anni di sta roba qua, sta roba qua, poi lui si muove e faccio solo calci e faccio solo sta roba. Non va bene, capito? C'è della strategia. Chiaro. Quindi adesso è come se boxassi, voglio darmi un problema. Ok, mi voglio dare un problema. E poi magari posso anche prenderlo. E lui da qua fa qualcosa. Ok, anche calci. C'è calci, visto che c'è il cocio. Oh, no. Bravo. Perché così c'è più movimento. Lo metto in difficoltà anche a livello emotivo, che non servono i guanti. Neanche il caschetto, sennò diventa una roba, una zuffa così. E ci sta. Si suda un sacco, porca sì. miseria. Beh, riguardo quello, E tu con la mano è meglio che. riguardo quello che hai detto prima. Usane una. Spiegatela. Riguardo a quello che hai detto prima, parlava di non farsi male perché sennò se ci si rischia di far male. Oggi vedevo un video di, non mi sfugge il nome, un ragazzo che fa Muay Thai in Thailandia, perché per esempio in Thailandia dice vivono combattendo, quindi ogni 3 settimane, 2 settimane combattono, se ti fai male non ha senso, quindi durante l'allenamento in realtà bisogna controllarsi per evitare di farsi E male. sarebbe, allora, riportata nella difesa personale, sarebbe come farsi male qua e poi arriva il momento che mi devo difendere, sono mezzo spaccato. E lì devi sfruttare la strategia mentale, dici guarda, ti offro un caffè. Esatto. Sono spaccato, ti offro un caffè. Sei spaccato, è vero. Sì, Perché ma anche può se non sei capitare spaccato lo devi può fare. capitare anche quello, E perché io c'ho, che cavolo ne so, c'ho la mano infortunata, che faccio? Mi metto. Ma no. Cioè già psicologicamente dico, mi faccio ancora più male se provo a fare qualcosa. Sì, ma il problema è che se ti trovi in quella situazione vuol dire che hai già sbagliato anche prima. Sì, vero. Quindi hai già la mano che magari hai il braccio ingessato, ti trovi in quella situazione, devi fermare e dire ma io che cazzo sto facendo? Anche quello, vedi, gli esercizi sono anche a livello psicologico, ti fermi. Cioè c'è dello studio anche come se fosse anche uno sport da combattimento, perché non è che via ragazzi ammazzatevi di botte, perché sennò decade tutta la strategia di combattimento. Il 90% della strategia, cioè della difesa personale alla fine è tutta a testa. Vero.
che uno che è abituato con i guantoni, pam, gli molli una sberla e magari lo rintronisci, cioè, Ti do il Sì, sì, sì. male. Dicevo prima all'inizio cerchi di lavorare insieme, poi giusto abbandona, usi le braccia, ti dà forza fisica. Ti butti a dove e c'è più niente da dare. Ti vedi Eppure ancora prende tu base. prima di partire, Sì, sì, figurati. lo sai già. Non sei più sorretto. Però sei riuscito a prendere il Sifu. Guarda, riuscito a prendere- lo sta guardando uno Sono riuscito a prendere la concessione che Sifu mi ha dato. della serie aspetta che spegne la videocamera. Ma poi Aspetta che spegne la videocamera. Sfatiamo sto mito che il Sifu non si può prendere, il Sifu è intoccabile. Cioè il contesto all'inizio è collaborativo, poi no, non deve essere più collaborativo, perché se diventa collaborativo io mi siedo e dico tanto non mi prendono, io smetto di allenarmi, poi fuori se mi capita qualcosa e poi non darei all'allievo. È normale, anche il Sifu viene preso, malissimo. Ed è giusto Ed così. è giusto Mettersi così. in gioco sono pochi che lo fanno. Se il Sifu non si allena, non suda, ha paura di essere preso o magari quando viene preso picchia, dovete andare via, dovete scappare, perché questa è una cosa importante, la trasmissione energetica. Se io sono teso, ho i cavoli miei nella mia vita, ok? Tu vieni in palestra e sei mio allievo, ti dico Erwin rilassati, io con la bocca ti sto dicendo rilassati, ma a livello energetico ti sto mettendo dentro tutta la mia tensione, perché il Kung Fu è così, si trasmette a livello di energia. La tecnica poi la perdi, non puoi stare vent'anni a fare no, ma c'è gente dopo 15 anni, 20 anni, no, perché i nostri pugni a catena, l'angolo 135 gradi. Cioè, ma dai, no. Lo so. E poi è gente, purtroppo, la maggior parte di chi fa Wing Chun, forse negli anni 80 le prendevano anche, ma la maggior parte di adesso non hanno mai preso veramente uno schiaffo. Questo è un grosso problema, perché se tu non sai la sensazione, come fai a trasmettere quella sensazione a qualcun altro? Non sai cosa Esatto. Non sai come il tuo corpo si muove in quelle situazioni. Thomas con i calci. Sì, spaccati l'altra mano, vai. c'è una rotula che è immacolata. L'elenco di prima, il ginocchio io ancora che manco. Dai. No, questa è ci lo può vedere. Bravo. Dovete migliorare sta roba qua. Perché devi costruire dei ponti. 1, 2, due, devi tirare al massimo 2. Ok. Perché se tu tiri un pugno, io faccio così, ti faccio un capo. Cerca di doppiare il pugno, tipo da box. Guarda. Se invece tu mi doppi il pugno, guarda, devi andare sempre su 2, perché è come se fosse polso e gomito. Quindi guarda, vai, è la mia. Perché vedi? Faccio la finta. E qua c'è anche una questione di timing, anche di passi. Per l'altra cosa, nel Wing Chun si vede sempre sto passo qua, no? In realtà è Qual è? questo. Questo è accademico per il primo periodo. Ok. Dopo il passo si doppia. Si doppia, si fa così. Perché in realtà io vado, quando lui va dietro, questo. Vai dietro. Questo. Quindi lo chiudo. Potrebbe essere anche una spazzata. Ok. Il ruolo più importante è la stabilità, per carica ovviamente. Perché se io sono stabile, quando lui attacca succede questo, guarda. Un attimo, guarda. Ok, guarda. Ma fermare il faccio le dita. Vai come faccio. E va avanti.
Bravo. Calcio. Tutte queste chiamano. Vai, vieni. Stai cercando un po'. Non ti muovere prima, tu. Non si può. Ah, ok. E se ti muovi prima, Se ti muovi prima. Ah, mi fingo. Sì. Qualcuno ha fatto slacciare le scarpe al sifo. Come avete usato? Il sifo in ginocchio. Il titolo del video. Hanno ammazzato Sifo. Chissà stato, non si sa. L'hanno messo in ginocchio. No, perché se lui ti prende il tempo. Poi un'altra cosa che usate poco, la strategia del chiamare il contatto. Io posso mettermi anche così, quando lui mi prende la mano, guarda. Cioè io li chiamo, guarda, gli posso dire toccami la mano, oppure toccami la mano, cioè mi posso mettere apposta così. Guarda. Ma non utilizzate poca strategia, cioè diventa. Psicologia tutta sta cosa Sì, qua. attacca tu. Diventa questo, no? Ma non è tu solo sta roba qua, diventa passiva. Un'altra cosa che ad esempio si utilizza nel pugilato, non so se magari anche voi la utilizzate, è guardare nella direzione opposta a quella dove devi colpire. Sì, è come quando. Esatto, io molte volte lo faccio quando devo fare sparring, guardo sotto, colpisco sopra, Sì. guardo sotto, Sì, colpisco sì, sotto. si fa. Ed è una cosa che. Infatti io agli allievi, quando si fa magari sparring così, non gli dico mai guarda gli occhi, gli dico guarda qua. Giusto. Perché se lui guarda qua, io anche se guardo sopra e poi colpisco sotto, lui mi frega. Vero. Quindi guardare negli occhi può essere fuorviante, perché se una persona Vero. ha alle spalle 50 match e io devo farne il primo, la guardo negli occhi mi cago addosso. Vero. È vero o no? Vero, ma poi non vedi le braccia partire. Gli occhi possono mentire Certo. gli occhi. Quindi noi guardiamo qua perché qui c'è la linea, nel Wing Chun non c'è colpire al viso in realtà, cioè colpisci le linee. Quindi posso colpire questa linea, quando è scoperto posso colpire questa, se riesco colpisco quella lì di lato. Ogni tanto non lo fa nessuno, si colpisce la gamba, sia con i pugni, perché quando colpisco la gamba provoco questo, vado sopra. Si può fare. Ok. Bisogna sempre concatenare perché è difficile metterlo a terra con un pugno sulla gamba? No, perché dici queste cose? Secondo me, no. cioè non lo so, la sua coscia poi mi sembra straresistente la sua. Possiamo provare. L'avevo capito dall'inizio. No, se no, ho un allievo che aveva un livido così, pugno, pan, finito il combattimento. Dipende dove colpisci, come colpisci, se vuoi far male, non vuoi far male. È ovvio che facciamo sparring, tiro delle cartelle e Certo, magari non ha cammina più, senso. non ha senso. Quindi è per dargli, sono sempre impulsi esterni. Gli do degli impulsi all'allievo in modo tale che lui deve riuscire, è un po' come la tastiera di un computer. Schiaccio delle lettere e lui computer processa. Se inizio a prendere a martellate la tastiera, il computer non riesce più a processare, spacco tutto ed è finito il gioco. Chiaro, Ok? chiaro. Quindi lo sparring, perché si chiama sparring? Perché io non devo picchiarlo, se no ci spogliamo, mi cambio, usciamo qua un attimino fuori e ci massacriamo di botte. In palestra, nel Kun, che è il corrispettivo del dojo, io attraverso gli impulsi esterni devo insegnare all'allievo a gestire questi impulsi. No, ma non è reale. Ma certo che non è reale. Non puoi rendere una cosa reale. Siamo in un dojo, no? Neanche il pugilato è reale, c'hai i guanti, c'hai le fasce che ti tengono i polsi fermi, c'hai i paratibia per calciare, c'hai il caschetto, Quando si poi chiama- prendi un pugno fuori e ti cambia la vita. No, già farlo così senza guantini devi aver controllo. Io questa cosa qua non posso fare agli allievi che magari fanno 2-3 anni. L'allievo che fa 2-3 anni di Wing Chun, che fa questo, gli tiri un pugno qua, cioè Madre. basta, finito lo sparring. Quindi dal video si percepisce poco, ma comunque ci sono dei colpi. Chiaro. Quindi è un metodo di insegnamento un po' più con degli impulsi incisivi. Adesso lo facciamo in modo tale da chiudere, perché sennò diventa. Lui attacca, vai, bam, 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 faccio questo, non chiudo mai.
L'esercizio che abbiamo fatto prima, il Chisao, è un insegnamento a portare la persona nel mio mondo. Quindi il mondo del sentire a livello proprio tattile, no? Perché noi, prima stavo dicendo, ci alleniamo con la magliettina, però fuori non è che è la magliettina, è il giubbotto. Certo. Quindi per sensibilizzare molto i nervi ci alleniamo così. Poi anche se ti metti un giubbotto e una felpa è la stessa cosa, perché è un gioco di pressioni, lui mi spinge di là, vado di là, mi spinge di su, vado di su, diventa più recettivo. Quindi quando lui attacca, io devo continuare. Continua, guarda, e diventa quel gioco lì, guarda qua, diventa quella cosa là. Però c'è sempre controllo, non posso massacrare, non è che se io arrivo qui, è sempre quella sindrome famosa. Certo, da cazzo piccolo. Vedete tu. Quindi lui arriva, io devo guarda, e sono entrato nel Chisao. Da qua faccio la gamba. E cerco di finalizzare. Se non posso, spingo via e si comincia. Ok? Sì. Mamma mia. Quindi lui arriva, guarda, ok, è arrivato subito, bene, via. Quindi mi controllo subito, guarda. Girati. Ti stanchi ad un certo punto pure te? Cioè, sì. Quando? Quanto c'hai di autonomia? Che percentuale di batteria sei? Giusto per capire. Esatto. Cioè lui si sta ricaricando con la luce, non quella solare, quella dei lampadari. Si fa sempre in un contesto di difesa personale, pochi secondi. Certo. Se no diventa... Vedi che hai dei picchi. Certo, come Se no- il rush e poi la parte di attesa. uguale. Rush, parte di È attesa. uguale. Se no fai round da 3 minuti e lo gestisci. Certo. Se no qui c'è un dispendio energetico. Alla faccia di quelle che dicono che non si suda a fare Wing Chun. Guardate. Qua scatta, non ce lo dicono. Spettacolo. Dovete farlo entrare nel Chisao. Per farlo entrare nel Chisao devo dargli un problema. Non voglio cercare le braccia. Guarda anche veloce, vai. Perché non ce la faccio. Quindi lui ovviamente non si vuole far colpire. E per non farsi colpire si appiccicherà. Quando arriva io cerco di colpirlo, guarda, si appiccica, guarda. Quando è colpito faccio. È tutto un discorso di strategia, se no diventa... Sembra niente. È una manciata una persona, io ho sempre detto, sono allenato quasi 30 anni per una manciata di secondi. Vero. Mi sono allenato 30 anni. Come chi combatte che fa magari 6 mesi di preparazione per quei 6 round, 8 round, Ma e sì, 3 minuti. ma in strada, in strada Erwin, in strada. Io ho fatto lavori della sicurezza, sono stato anche istruttore delle forze speciali in Sri Lanka. Quella è gente che mena, lo fa per lavoro, anche in discoteca. È una manciata di secondi. Prendi il cartone, vai per terra, basta. E Difficilmente anche a si me mi hanno buttato contrae. giù, anche a me è normale. In palestra mi hanno buttato giù, mi hanno buttato giù in discoteca, mi hanno buttato giù fuori. È normalissimo. Uno deve anche accettare. Ed sono stati gli episodi che mi hanno fatto schizzare. Perché avevo due scelte. O dicevo, minchia, faccio Wing Chun da 15 anni. Ho buttato tutto. Ho buttato tutto, mi hanno tirato un cartone, sono sceso io, sono caduto a terra. Non ero sifo ancora, che cazzo di istruttore sono? E invece là ho detto, cazzo, mi hanno buttato a terra. No, adesso devo allenarmi di più. È la promo del maestro, è il focus mentale che ha il maestro. Se no non serve a nulla, se no ti buttano giù. Infatti tanti cosa fanno? Evitano il processo. Io non è che ho 60 anni, ne ho 40. Danno le Fin dritte. quando, io ho fatto una promessa a me stesso, io fin quando riesco a muovermi, e fin quando ho energia, io mi metto in gioco. Poi è ovvio che non posso a 60 anni fare queste cose qua, non posso.
Il Pcin è morto a 85 anni, a 82 anni era ancora lì, all'omino di legno, insegnava, faceva. Ovviamente non poteva fare queste cose, però il suo lo faceva. Tanti invece si siedono sulla sedia, ragazzi, pugna a catena, così tipo Ip Man, che abbiamo pure sbagliato. Così, seduto sulla sedia, ragazzi, pugna a catena, bravi, calci. No, non va bene. Vero. Chi non si mette in gioco è perché o ha paura di giocare o non è in grado. Perché se ti piace quello che fai, allora giochi. Dai ragazzi, giochiamo a Monopoly. No, io non gioco, non mi piace. Non ti piace, non giochi. Quindi se tu non ti alleni con gli allievi vuol dire che in realtà o non ti piace oppure eviti un problema che potrebbe crearsi. Sai quanti coach ti odieranno dopo sta cosa? Ma di tutti gli sport da combattimento. Vabbè, Però io sono d'accordo con quello che dice al 100%. io sono una persona Tanti che dice coach- quello che pensa e secondo me è così. Tanti coach che a mio avviso dovrebbero, proprio per il bagaglio di esperienza che hanno, fare sparring con gli allievi, perché sanno in teoria dovrebbero sapersi controllare. Cioè sai di essere più bravo, sai che non devi fare male e gli fai capire tutti gli errori Sai che una stanno volta cosa è facendo. successo? E invece evitano a prescindere di fare Sai una volta sparring. cosa è successo a Hong Kong? Io mi sono allenato con i Pcin, no? Prima ero anche Ipchun. E una volta facendo Cisao, facevamo Cisao, no? E lui mi lasciava dei buchi e io non lo prendevo. A un certo punto fa Maulà. Che cazzo è successo? Cosa è successo? Ha detto che non lo prendi, cambia, via, arriva un altro adesso. Ho detto perché? Perché non lo prendi. E io ho detto, non lo prendo per rispetto. Ha capito, mi ha risposto e praticamente mi ha detto, se tu avessi il rispetto, sapresti esattamente che se tu mi vuoi prendere non ce la fai. Perché se io so che lui è il maestro, cazzo io cerco di prenderlo. Proprio perché è il maestro, io in realtà anche se cerco di prenderlo, non riesco a prenderlo. Più lo voglio prendere, più lui non si fa prendere, allora lì sì che lo rispetto. Quelli invece che gli lascio il buco e non mi prendono, è perché in realtà non mi rispettano. O fanno la finta. O fanno la finta, sì, ste robe. Sai che io ho un po' questo blocco, no? Quando vado da qualcuno che rispetto, proprio non ce la faccio, non mi sale l'agonismo. Ma sai cosa vuol dire rispetto? Il rispetto nel senso di non mi permetto di mettermi in gioco con lui. Non so come dire, è difficile da spiegare. Hai paura di ridicolizzare lui. Sì, ma vedi, però qua, per come l'ha detto lui, sembra quasi che no, se avessi rispetto sapresti che non può ridicolizzare. In realtà no, è proprio non mi viene da caricare un pugno tirato forte, cioè al 100%, non da strada, da tecnica. Certo, sì. Perché dico non posso, è una persona più grande, una persona più, cioè Non lo so. Rimane anche dentro. A volte quando facciamo. Allora, ti capita mai quando fai con lui che mi dici capitava. ok, Adesso però vedi è più. normale. Ti spiego il perché. Adesso a volte facciamo gli esercizi e è lui che mi dice prendimi. Prima io lo volevo prendere. Cioè i pugni che volevo tirargli, io glieli volevo tirare. Ok. Capita a volte che poi ci sei talmente dentro che quella roba lì non la togli più. A volte magari durante una lezione lui spiega degli esercizi e come adesso prende me come esempio. Involontariamente io, mentre lui spiega, io cerco di metterlo in difficoltà e lui mi guarda e ride. Perché involontariamente quella roba lì poi ti rimane dentro. Perché comunque si è creato un rapporto di 15 anni. Certo, d'amicizia. Esatto, quindi c'è anche dell'altro che ti permette di andare oltre. Però non so, io ti faccio la domanda, Sifu, se tu dovessi andare da Dennis Lee a fare comunque dal tuo Sifu a fare sparring, Cisao sparring, E lo prendo, sai cosa fare? no, riesci però a mettere tutto te stesso con il rischio di buttarlo veramente giù. Non lo butto giù. Perché? Perché ho controllo. Lo so. Ma lo prendo. Esatto, però metti che togli quel controllo per vedere, ok, vediamo fin No, dove non lo arriva. butto giù. No. Perché non vuoi tu, magari. No, non lo butto giù. Perché è così forte. È forte, sì. Però non vuoi neanche rischiare. Allora, se io penso che potrei buttarlo giù, cambierei subito maestro. Ok. Mi è capitato, perché io sono andato da lui perché era l'unico Hong Kong che mi metteva in difficoltà. Allora vedi il problema dove sta anche negli altri maestri che cercano di evitare lo scontro. Tu hai visto, sì. È quello, perché una volta che io vedo sono diventato più bravo del maestro, che cazzo mi alleno a fare qua? Ma no. E quindi ma uno si deve allenare per sé, non per il Esatto, maestro. giusto. Hai capito?
Perché sennò dico, vabbè cazzo, ho fatto mica la macchina più bella della Lamborghini, basta, ho fatto tutto. No, invece continuano, la Pagani, cioè continuano a farle le macchine. È un discorso tra il sifo e l'allievo, proprio perché sifo vuol dire papà in cantonese, guida. Si deve creare un rapporto di amicizia, sempre però con un distacco emotivo, perché la guida deve anche guidare la persona, anche se la persona pensa che quella strada non va bene per lei. Cioè io tante volte loro li metto alla prova. Ok. Ma è normale, perché voglio vedere come reagiscono. Fanno un corso già da 7 anni per diventare delle guide. Se sono i primi a perdersi per strada è un casino, poi. Però questa cosa del rispetto, per esempio, no? È capitato e capita, entra un ragazzo, lui è il sifo. Ah, sifo. 2, 3, 4, 8, 9, 10, a un certo punto è capitato e ho detto ascolta basta, mi stai prendendo per il culo. Cosa continua? No, è rispetto, perfetto, benissimo. Ho detto va, non continuare. Dai ragazzi l'esercizio, parlo, dico cosa bisogna fare, questa persona qui era lì a farsi i cazzi suoi così. Allora non è vero che rispetto, lo capisci da come si comportano le persone. A me non mi interessa se uno viene e mi fa il saluto, sì, a me non mi interessa. Ma quando spiego... No, quando spiego, ti concentri, mi ascolti, allora lì sì che è rispetto. Le persone si confondono con quello che bisogna far vedere e quello che hanno dentro, perché quello che hanno dentro in realtà è quello che vogliono far vedere, quello che vogliono far vedere non hanno dentro. Se tu rispetti una persona non c'è bisogno di andare lì a salutarla miliardi di volte, o no? Vero. Poi dipende anche, è normale che... Si è creata anche è più tradizione questa che rispetto vero e proprio. Come la storia della bistecca, lo sapevi? No? La bistecca praticamente, no? C'era la mamma alla bambina, comprava la bistecca e tagliava i lati. La bambina si era abituata così, è cresciuta e ai figli, quando comprava la bistecca, tagliava i lati. A un certo punto della tradizione è arrivata una bambina e gli fa mamma, ma perché tagli ai lati? Fa, non lo so, lo faceva la mia mamma. Sono andati dalla mamma, non lo so, lo faceva la mia nonna. Alla fine della fiera si è scoperto che tagliavano i lati perché la padella era piccola e non ci stava tutta la bistecca. Hai capito? Quindi ci sono cose che vengono riportate, da qui il nome reporter, perché i giornalisti vanno su un posto, riportano, ma magari non è vero quello che è successo. È così. Uno deve essere centrato, le arti marziali ti danno la centratura. E cosa mi saluti a fare miliardi di volte? Io se vado dal mio maestro mi si è rotto i coglioni. Così invece mi ha rotto i coglioni. Si mette a ridere e invece ha rotto i coglioni. È così. Io vado in linea, guarda.